Quando due forze così diverse si trovano sullo stesso ring, non si parla semplicemente di wrestling, si parla di collisione. Di due mondi che si scontrano con tutta la violenza e la passione che solo il Joshi Pororesu sa regalare. Lunedì 27 ottobre dalla storica Korakuen Hall, le campionesse in carica dei Goddess of Stardom Titles, BMI Nissen, difenderanno le cinture contro Mi Vida Loca, un team che incarna alla perfezione la follia e la brutalità dell'hardcore giapponese. Da una parte abbiamo Natsuko Tora e Ruaka, l'anima più oscura e ribelle dell'universo Stardom. Dall'altra Rina Yamashita e Izuki Aoki, due guerriere che hanno costruito la propria fama nel dolore, nella resistenza e nel puro spirito del combattimento. Una sfida che promette scintille, sangue e tantissima intensità. Minna-san konnichiwa, io sono Kirito e anche oggi sono qua, dinanzi a voi, per portarvi un pezzetto di Stardom sulla soglia delle vostre case. Quest'oggi daremo voce ai Goddess of Stardom Titles, cinture che saranno protagoniste di una vera e propria guerra. Prima però di addentrarci in quello che sarà un viaggio alla scoperta delle campionesse e delle sfidanti, vorrei invitarvi gentilmente a lasciare un like, a iscrivervi al canale ed attivare anche la campanella per non perdervi i prossimi contenuti. Inoltre, se siete qua è perché molto probabilmente amate la Stardom tanto quanto la amo io, e allora se vi va di contribuire alla crescita del mio progetto, potete farlo tramite il link PayPal che trovate qua sotto in descrizione. Ogni donazione, anche la più piccola, è un aiuto di vitale importanza, un qualcosa che mi sprona a fare sempre meglio e che mi permette di portarvi contenuti sempre più di qualità. Grazie a tutti. Ma bando alle ciance, iniziamo da dove tutto è partito. Sì, perché il regno di BMI Nissen è cominciato con un messaggio chiaro. La violenza è potere. Quando Natsuko Tora e Ruaka hanno strappato le cinture dalle mani di Hanan e Sayaida, misero un punto fermo nella divisione tag team della Stardom. Nessun sorriso, nessuna celebrazione, solo due sguardi freddi, due catene che tintinnavano e una promessa. Questo è il nostro tempo. Da quel giorno i Goddess of Stardom Titles hanno smesso di essere simbolo di armonia per diventare simbolo di dominio. Tora, la leader carismatica di Hate, ha saputo trasformare la sua esperienza e la sua rabbia in una guida ferrea, mentre Ruaka, cresciuta sotto la sua ala, ha finalmente trovato il proprio posto nel caos. La loro unione è diventata una forza d'urto, due corpi, una sola mente distruttiva. Da quando hanno conquistato i titoli, BMI Nissen non ha mai abbassato la guardia. Ogni difesa è stata un messaggio, ogni vittoria un avvertimento. Ad oggi il loro regno è saldo e rispettato. Più di 80 giorni da campionesse con una chimica che migliora match dopo match. Ruaka è più sicura, più letale, più consapevole del proprio ruolo, mentre Tora, con la sua presenza imponente, continua a incarnare l'essenza stessa di Hate. Caos controllato, distruzione calcolata. Ma ogni regno, per quanto forte, prima o poi incontra la sua sfida più dura. E il 27 ottobre quella sfida ha un nome: Mi Vida Loca. Rina Yamashita e Izuki Aoki sono due nomi che incutono rispetto in qualsiasi arena del Giappone. Non arrivano per portare sorrisi o per conquistare popolarità, arrivano per combattere. Rina è una delle migliori lottatrici hardcore del paese, una donna che ha trasformato il dolore in linguaggio, che ha fatto del sangue un simbolo di vita. Ogni volta che entra in un ring si percepisce la sua aura, quella di chi non teme nulla, nemmeno la sconfitta. Al suo fianco Izuki Aoki, la potenza pura, una forza della natura che unisce tecnica, resistenza e una determinazione capace di travolgere chiunque.
Insieme formano un duo che non conosce paura, che non arretra, che non si ferma finché l'avversario non è a terra. Mi Vida Loca non è un nome scelto a caso, è un grido, è la rappresentazione perfetta di ciò che queste due donne incarnano. Una vita vissuta sul filo del rasoio, tra passione e follia, tra dolore e orgoglio. La loro presenza in Stardom è una ventata di violenza reale, di quella che ti fa dimenticare che stai guardando uno spettacolo, perché quando Yamashita e Aoki combattono, beh, sembra di assistere a una guerra. Nessuna paura, nessuna esitazione. Solo due anime pronte a mettere in gioco tutto, anche il proprio corpo, pur di lasciare il segno. Ed è proprio per questo che l'incontro di lunedì alla Korakuen Hall promette di essere qualcosa di speciale. BMI Nissen rappresenta l'equilibrio tra caos e controllo, il potere costruttivo giorno dopo giorno. Mi Vida Loca rappresenta invece la distruzione pura, l'imprevedibilità, la follia che può capovolgere ogni pronostico. È la classica situazione in cui non esistono vincitrici predestinate, perché entrambe le coppie portano con sé motivazioni enormi. Per Toru e Ruaka si tratta di consolidare la loro leggenda come campionesse indiscusse della divisione. Per Yamashita e Aoki è l'occasione di imprimere il loro nome nella storia della Stardom e dimostrare che anche chi viene da fuori può dominare in casa d'altri. Dal punto di vista stilistico sarà uno scontro violento. Ruaka dovrà reggere fisicamente l'urto di Aoki, mentre Tora dovrà tenere a bada l'imprevedibilità di Rina Yamashita. Ma attenzione, se c'è un team che sa come affrontare la violenza, quello è proprio BMI Nissen. Perché loro non scappano, loro accolgono la guerra, loro si nutrono di caos. E in un contesto come la Korakuen Hall, dove ogni colpo riecheggia come un tuono e ogni caduta sembra un terremoto, è probabile che vedremo un match dove il limite tra lotta e sopravvivenza sarà sottile come il filo di una catena. Personalmente il mio pronostico va con le campionesse in carica. Credo che BMI Nissen, con la loro esperienza, la loro sintonia e la loro mentalità, abbiano ancora la forza per uscire dalla Korakuen Hall con le cinture intorno alla vita. Tora è una stratega, una leader che sa quando colpire e quando lasciare che sia la partner a farlo. Ruaka invece è il cuore pulsante del team, giovane, esplosiva, affamata di riconoscimento. E questa fame è ciò che la spinge sempre oltre, anche quando l'avversaria sembra troppo dura da battere. Detto questo, mai sottovalutare però Rina Yamashita e Izuki Aoki. Loro non combattono per le cinture, combattono per il rispetto. E il rispetto nel mondo del Joshi Puroresu vale quanto l'oro. Non è escluso che riescano a portare BMI Nissen al limite, come nessun'altra coppia ha fatto finora. E se c'è qualcuno che può trascinarle in un territorio pericoloso, quello è proprio Mi Vida Loca. Il 27 ottobre non assisteremo solo a una difesa titolata, assisteremo a una guerra di ideali. Da una parte la ferocia organizzata di Hate, dall'altra la follia controllata di due lottatrici che hanno scelto di vivere la vita a modo loro. Nessun compromesso, nessun rimorso. La Korakuen Hall sarà il campo di battaglia perfetto, intimo, caldo, con quel pubblico che respira ogni colpo e trasforma ogni istante in leggenda. Che vincano o che perdano, BMI Nissen continuerà a rappresentare il lato più crudo e autentico della Stardom, mentre Mi Vida Loca, con la loro energia incontrollabile, avranno comunque lasciato un segno indelebile. Una cosa però è certa: quando la campanella suonerà e le luci si abbasseranno, non ci saranno eroine o cattive, ci saranno solo 4 donne pronte a tutto. 4 guerriere che sanno che, in fondo, l'unica regola che conta davvero è sopravvivere. Ahimè, siamo arrivati anche oggi al tempo dei saluti.
Prima però vi invito a lasciare il vostro pronostico qua sotto nei commenti. Sono proprio curioso di capire voi da che parte state. Inoltre vi ricordo che qua sotto in descrizione potete trovare tutti i link del progetto Donne tra le corde, un progetto che vi accompagna nel magico mondo del wrestling femminile mondiale con news, risultati dei vari show, speciali sulle vostre lottatrici preferite e quant'altro. Dategli un'occhiata, non ve ne pentirete. Grazie di cuore a tutti voi e alla prossima. Bye bye!